Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Siamo in agosto, è un periodo molto buono per le talee, almeno fino alla metà del mese. Le talee soprattutto erbacee, quindi non quelle legnose e semilegnose. Le talee erbacee più note in questo periodo sono le rose, l'ibisco, anche se è molto facile riprodurlo da seme, i pelargoni, conosciuti anche come gerani nel nostro paese, ma sono pelargoni. E vedremo come andremo a farle. Serve poco, serve un po' di buon terriccio a pH acido, potete usare anche la torba però deve essere di provenienza certificata, ciò significa che sono torbe estratte in modo sostenibile per il pianeta, altrimenti scegliete del terriccio universale ma per piante acide. Serve la perlite per dare ossigeno e per drenare la vostra talea, un vaso e talee prese da piante sane. Vediamo come fare. Con forbici sterilizzate abbiamo preso la talea. Per evitare la dispersione dell'umidità tagliamo la maggioranza delle foglie, così. Poi tagliamo la talea, che può essere 7-8 cm, può arrivare fino a 10-12. La tagliamo esattamente sotto un nodo fogliare. Per altri tipi di talee che non sono i pelargoni può essere utile usare l'ormone radicante, in questo caso non è necessario. Facciamo la stessa cosa con l'altra talea di pelargone. Le talee sono una forma di riproduzione vegetativa che permette di avere piante identiche alle piante madri, al contrario della riproduzione da seme, che invece, essendo le piante di seminazione aperta, possono variare un po' di carattere, di colori. Abbiamo visto in un video recente, per esempio, con il nostro ibisco. Ecco qui, taglio sotto il nodo fogliare, in modo che le radici si sviluppino più facilmente. E poi riempiamo il nostro vaso appunto con terriccio acido, perlite per il drenaggio, un semplice buchetto per aiutare la pianta ad entrare. Metterlo vicino al bordo rallenta la perdita di umidità della pianta, quindi è una buona norma che si può utilizzare. Ok, poco altro da fare se non tenere umide le piante. Nel caso dei pelargoni non serve chiuderle in un sacchetto e tenere umido tutto l'esterno. Serve innaffiare la pianta adesso e poi tenerla umida spruzzando con un normalissimo spruzzino acqua. Poco altro serve. Queste sono talee di pelargoni, periodo estate. Potete mettere la vostra talea in un luogo luminoso, ma non sotto i raggi diretti del sole. In questo caso con i pelargoni sono di facile radicamento e quindi questa è una posizione ideale. Teneteli idratati, umidi.